Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Disinnesca il narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore poi metterai like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Questo argomento mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale, che si chiama Paola, che ovviamente saluto, ciao Paola, che mi chiede: ma come faccio io a disinnescare il mio narci? Insomma, questa persona è sempre così aggressiva, a volte gentile quando gli pare, a volte invece è sarcastico, è antipatico, è acido, ma come faccio io a dargli pan per focaccia? Allora, partendo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine e si possono trovare in tutti gli ambiti, quindi in amore, in amicizia, sul lavoro, magari un boss narcisista patologico e ovviamente in famiglia quando uno dei due genitori può essere narcisista patologico. Ricordati che quando si parla di narcisista patologico si parla di una persona affetta da disturbo narcisistico di personalità, cioè un disturbo vero e proprio inserito all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Fatta questa premessa, un narcisista patologico è una persona che ama distruggerti, ma come lo fa? Lo fa semplicemente attraverso un sistema di sabotare ogni tua momento giusto, ogni tua buona riuscita nelle cose, magari un compleanno, magari una vacanza insieme, magari un bel traguardo da te raggiunto, il narcisista patologico ti vuole buttare giù. Che cos'è la cosa che gli più dà fastidio? Qual è la cosa importante da capire se hai di fronte un narcisista patologico? Semplicemente quello di non dargli corda. Il narcisista patologico vuole una tua reazione, quindi cercherà di istigarti e più lui ti istiga e più tu semplicemente devi sorridere e star calma. Non è facile da fare, io ci sono passato e so benissimo quanto possono essere distruttivi i narcisisti patologici, ma come puoi fare a disinnescarlo? Devi imparare a stargli lontana, perché anche qualora tu abbia chiuso la relazione con il narcisista patologico e tu gli guardi i social network e lui lo viene a scoprire, lui si sente grande. Più tu gli stai lontano, più tu non gli dai corda e più il narcisista patologico soffre. Se lui ti dice una cosa brutta, tu sorridi e dici sì, hai ragione tu, è la cosa peggiore, perché se tu dai ragione al narcisista sorridendo, lo fai sentire come un bambino piccolo, ma soprattutto che è, tra le altre cose, o una bambina piccola. Ma soprattutto ricordati che si dà sempre ragione a chi? Ai matti. Quindi ovviamente se tu gli dai sempre ragione a un narcisista patologico, lui alla lunga capirà che è fuori luogo, ma soprattutto ricordati, non dare mai vinta nei comportamenti al narcisista. Cosa voglio dire? Se lui ti chiede di fare una cosa, in continuazione, se lui ti chiede di tenere un atteggiamento, sempre e comunque, fai il contrario. Se tu cominci a fare il contrario rispetto a quello che lui ti chiede, sappi che il narcisista patologico va nei matti perché tu non sei controllabile e quando capirà che tu non sei controllabile è il momento che sparirà dalla tua vita. Perché è fondamentale capire per il narcisista patologico che tu non sei una persona manipolabile, perché il narcisista patologico vuole stare sempre insieme alle persone che gli dà ragione, gli fanno solo dei complimenti e non lo criticano mai. Ecco, questo è l'identikit perfetto della preda perfetta del narcisista patologico. Quindi se tu non sei manipolabile e non fai quel che gli dice, quel che lui ti dice, gli dai sempre ragione per non entrare in polemica, ma poi fai bellamente i fatti tuoi, credimi che il narcisista patologico inizierà ad allontanarsi perché capirà che tu non sei una codipendente, non sei una preda facile. Questo è il mio consiglio per disinnescare un narcisista. Ripeto, non ammirarlo sempre, dagli ragione ma fai quello che vuoi tu, oppure criticalo, però sappi che poi vai a litigare, quindi io ti consiglio di semplicemente dargli ragione e infischiartene di quel che lui dice e fa, e soprattutto non accettare mai
di esaudire ogni richiesta del narcisista patologico, perché più tu esaudisci una richiesta e più lui vorrà chiederti altre cose, quindi è una spirale negativa senza fine che ti porterà ovviamente a sabotarti, a stare male, e tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti patologici e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.